Martedì 23 settembre la Stardom metterà in scena uno dei match più discussi e più attesi delle ultime settimane. The Artist of Stardom Champions, il trio di Hate, composto da Rina, Konami e Forbidden Dead, metteranno in palio le loro cinture contro le sfidanti di Stars, ovvero Hanan, Sayaida e Momo Kohgo. Due mondi agli antipodi, due filosofie di intendere il wrestling che si scontrano in un terreno tanto affascinante quanto insidioso. Partiamo dalle campionesse. Hate è un gruppo che fin dalla sua nascita ha dimostrato di avere un'anima ribelle, distruttiva, pronta a sovvertire ogni equilibrio della compagnia. La loro vittoria degli Artist of Stardom Titles ha fatto molto discutere, soprattutto perché a indossare una di quelle cinture è Forbidden Dead, un personaggio che spesso viene percepito come una figura quasi caricaturale, leggera, ma che con la forza del gruppo alle spalle si è trasformato in un tassello fondamentale del dominio di Hate. Accanto a lei troviamo Konami, la veterana dal cuore glaciale, una lottatrice che ha visto e vissuto ogni sfaccettatura di questo business, capace di controllare i tempi del match con una freddezza chirurgica. E infine c'è Rina, la più giovane del trio, ma anche quella che più di tutte rappresenta la spavalderia e la sfrontatezza della nuova generazione. Rina non ha paura di sporcarsi le mani, non ha paura di prendersi i riflettori e soprattutto non ha paura di essere odiata. Questo mix così eterogeneo ha permesso alle tre di presentarsi come una forza apparentemente inarrestabile, un trio che unisce l'esperienza di Konami, l'imprevedibilità di Forbidden Dead e la ferocia di Rina. Ma se c'è un gruppo che può mettere in difficoltà le campionesse, quello è senza dubbio Stars. Guidate dal cuore pulsante di Hanan, le Stars rappresentano la speranza, la passione e il sacrificio. Non sono solo wrestler, sono il volto sorridente ma mai ingenuo di una compagnia che vive anche del calore e del sostegno del pubblico. Hanan è la chiave di volta di questo trio. Negli ultimi mesi è cresciuta in maniera esponenziale, diventando una delle wrestler più seguite e rispettate. Non è più la giovane promessa, oggi è una protagonista assoluta, pronta a dimostrare che il futuro della Stardom è nelle sue mani. Accanto a lei c'è Sayaida, un concentrato di forza e di resilienza, capace di sopportare punizioni tremende per poi rialzarsi e rispondere colpo su colpo. Sayaida è il cuore indomabile di questa squadra, il tipo di wrestler che trasmette energia solo guardandola combattere. E infine c'è Momo Kohgo, spesso sottovalutata, ma che ha dimostrato di avere quella scintilla in grado di accendere un match in qualsiasi momento. La sua agilità e la sua capacità di improvvisare manovre spettacolari sono un'arma che potrebbe rivelarsi decisiva. Il fascino di questo match sta proprio nello scontro tra filosofie. Da una parte Hate, disposte a tutto pur di mantenere il potere, pronte a usare scorrettezze, tattiche sporche e la loro mentalità no rules per restare campionesse. Dall'altra c'è Stars che rappresenta l'onore, la tecnica pulita e la volontà di dimostrare che anche senza compromessi si può arrivare al successo. È la classica storia della luce contro l'oscurità, del bene contro il male, ma in chiave Joshi Pororesu, dove nulla è mai davvero scontato, ogni dettaglio può fare la differenza. Un punto cruciale sarà la gestione della chimica di squadra. Le campionesse hanno già dimostrato di avere un'intesa straordinaria, soprattutto nell'alternanza tra le prese di sottomissione di Konami, i momenti comici ma anche disorientanti di Forbidden Dead e al talento cristallino di Rina. Ma le Stars, se riescono a coordinarsi al meglio, possono sfruttare un vantaggio non da poco: la loro capacità di adattarsi.
Hanan può reggere il confronto tecnico con Konami, Saya può annullare la ferocia di Rina e Momo può disinnescare la follia di Fukiden Dead con la sua velocità. Le possibili chiavi del match sono diverse. Una vittoria delle campionesse consoliderebbe definitivamente la loro posizione, dimostrando che non si tratta di un regno nato per caso, ma di un dominio destinato a durare. Al contrario, una vittoria di Stars ridarebbe nuova linfa alla divisione Trios con Hanan, Sayaida e Momokogo, che porterebbero quelle cinture in una dimensione diversa, fatta di spettacolo e di speranza. Sarebbe anche un riconoscimento del percorso di crescita di Hanan, pronto ormai a prendersi il ruolo di leader non solo del suo gruppo ma dell'intera compagnia. Vi dirò, è difficile fare un pronostico, sì, perché 8 parte con i favori del pronostico per esperienza e attitudine, ma le Stars hanno cuore, talento e voglia di dimostrare che anche senza Mayu Iwatani la stable può avere successo. Se però devo sbilanciarmi, allora il mio personale ago della bilancia pende in favore di 8. Sì, perché in fondo il trio composto da Rina, Konami e Fukiden Dead ha da poco conquistato queste cinture e mi parrebbe strano che il loro regno finirebbe soltanto dopo pochi giorni. In realtà sarebbe un qualcosa di controproducente sia per Konami che per Rina, che si troverebbero a fare i conti con un regno fantoccio. Quello che è certo è che non sarà un match ordinario, sarà una battaglia di volontà, di stile, di filosofie. Un incontro che potrebbe segnare la storia recente della Stardom. Martedì 23 settembre saremo protagonisti di un capitolo importante, un match che potrebbe cambiare gli equilibri e che sicuramente lascerà il segno. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi, voi da che parte state? Con le campionesse ribelli di Hate o con le sognatrici determinate di Stars? Beh, una cosa è certa, qualunque sia l'esito, questo match sarà uno di quelli che ci ricorderemo a lungo. Grazie di cuore per essere rimasti con me fino alla fine del video e grazie ovviamente anche a tutti quelli che stanno supportando me e questo mio progetto. Alla prossima! Bye bye!